Bentornati sul mio canale. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto di uncinetto. Quindi oggi insieme andremo a fare un bel progetto all'uncinetto molto pratico e molto facile. Però prima vi ricordo l'iscrizione, è completamente gratuita, semplicemente riusciamo a tenerci di più in contatto. Vediamo l'occorrente e cosa andiamo a creare oggi. Per il progetto di oggi avete bisogno di un paio di forbici, l'uncinetto 5 e il gomitolone pop. Quella è la rimanenza perché io il progetto l'ho già avviato, siccome è un progetto importante, veramente importante. Intanto vi dico, io ho usato il gomitolo pop da 500 grammi cipria e un 100% acrilico, e in 500 grammi abbiamo ben 1500 metri, adatto a diverse lavorazioni. Questo ve lo confermo perché ho fatto di tutto con lui. E i feri sono 3,5 o 4, uncinetto 3 e 4, però come vedete oggi andremo a utilizzare il 5. Come sempre bisogna adattare l'uncinetto al lavoro che bisogna fare. Questa è una piccola rimanenza, vi faccio vedere un gomitolo pop di un altro colore, ma non so se riesco a inquadrarlo. Guardate, è gigante, vedete? Quindi siccome era un po' impossibile farvelo vedere e riuscire a far vedere anche gli altri strumenti, mi sono detta mi porto avanti con il lavoro, tanto è facilissimo, e poi gli faccio vedere la illustrazione alla fine. Oggi andremo a fare un bel scial. Me l'avete chiesto da tanto tempo, però ho sempre rimandato perché volevo un progetto pratico, facile. So che nei scial ci sono tanti aumenti, quindi bisogna sempre tenere da conto il punto eccetera, ma io ho trovato una chicca che è adatta a tutte, sia a chi ha esperienza sia a chi non ha esperienza. Quindi vediamo subito. Prendete l'uncinetto 5 e il filo, pieghiamo il filo su se stesso in questa maniera, entrate con l'uncinetto e andiamo a fare un blocco con un nodino che non viene conteggiato, ok? A questo punto andiamo ad avviare la nostra prima maglia altissima, che è formata non da 4 ma da 5 catenelle, perché abbiamo bisogno poi nelle varie righe che non ci sia tensione. Quindi sono 1 2 3 4 e 5. Adesso carichiamo l'uncinetto 2 volte e andiamo a fare altre 4 maglie altissime. Il totale del nostro ventaglio è di 5. Lavorate largo, vaporoso, così il risultato 3D è veramente fantastico. Poi se volete potete anche aumentare leggermente l'uncinetto. Per quanto mi riguarda, siccome lavoro già largo di mio, il 5 va più che bene. Queste sono 4, andiamo a lavorare anche l'ultima maglia altissima. Dopo aver finito il ventaglio andiamo semplicemente a stringere il capietto, ok? In questa maniera. Adesso iniziamo la seconda riga. A questo punto giriamo il lavoro e iniziamo la seconda riga. La seconda riga, come tutte le altre che succederanno, inizia subito con un aumento che si fa in questa maniera. Si entra qui sull'ultima maglia lavorata, si fa un punto basso e 4 catenelle. Praticamente la maglia altissima di solito è formata da 4 catenelle, ma in questo caso a lungo andare abbiamo bisogno di non avere tensione, quindi il totale è di 5 compreso il punto basso. Carichiamo, entriamo alla base di questo punto e facciamo altre 4 maglie altissime. Il totale del ventaglio è compreso da 5 maglie altissime. Queste sono 3, 4 e 5. Questo è solo il primo aumento della riga, ci succederà anche un altro aumento che vi faccio vedere subito. Adesso senza catenelle di separazione carichiamo l'uncinetto, contiamo 1 2 3 sulla terza maglia, quindi in mezzo al ventaglio, andiamo a fare una maglia altissima.
A questo punto, senza catenelle di separazione, carichiamo e direttamente andiamo a fare un secondo ventaglio sull'ultima maglia, ok? Questo aumento, come il primo, sarà in tutte le righe. Intanto vi faccio vedere che si lavora formato sempre da 5 maglie altissime, ma si lavora, come vedete, qui sulla prima maglia lavorata, perché il lavoro era questo, quindi vi ricordate le catenelle, si lavora praticamente su la prima lavorata ed è formato sempre da 5 maglie altissime, quindi tutte le righe saranno formate da un aumento sulla prima e sull'ultima maglia altissima lavorata. Sono 4, facciamo anche l'ultima formata da una maglia altissima. Questa è la seconda riga. Iniziamo la terza riga, quindi giriamo il lavoro, subito andremo a fare il nostro aumento, che è formato da la prima maglia altissima, scusate, formata da un punto basso e da 4 catenelle, ok? Caricate e andiamo a fare anche le altre 4 che ci mancano, quindi questo è il nostro primo aumento. E 5. Ok, adesso senza catenelle, perché non ci sono catene di separazione, andiamo a caricare l'uncinetto 2 volte, contiamo 1 2 3, quindi a metà del ventaglio sottostante andiamo a fare una maglia altissima. A questo punto dobbiamo andare a lavorare un ventaglio qui sulla maglia altissima tra i ventagli sottostanti, però la andremo a lavorare in una maniera diversa rispetto a questi che vedete sui margini. Vi faccio vedere. Carichiamo l'uncinetto, ma non entriamo qui come al solito, bensì entriamo da sotto, quindi andiamo a lavorare tutto a rilievo e andiamo a fare le 5 maglie altissime sempre lavorate nella stessa maniera. Quindi carichiamo, entriamo da sotto e risulteranno a rilievo. Potete aumentare anche l'uncinetto e arrivare fino al 5,5 se lo volete ancora più vaporoso e più leggero. Io, avendo la mano molto larga, il 5 mi è più che sufficiente. Vedete, queste sono le 5 maglie altissime. A questo punto senza catenelle, quindi non avremo nessun modo di separare i ventagli, contiamo 1 2 3, quindi a metà del ventaglio successivo andiamo a fare la maglia altissima. Non ci resta che lavorare l'ultimo aumento, che si lavora sempre sull'ultima maglia, quindi avremo un aumento all'inizio e un aumento alla fine della riga per tutte le righe. Questo ci aiuterà a crescere in larghezza e far sì che il nostro shawl sia costante e, scusatemi ma c'ho il filo che mi tira, che sia costante e l'aspetto sia perfetto. Finisco questa riga, faccio vedere anche la prossima, dopodiché vi lascio lavorare da soli, perché è veramente facilissimo. Quindi quando avete avviato il tutto è molto facile da lavorare. Comunque vi farò vedere anche la quarta riga. Giriamo il lavoro per iniziare la quarta riga, quindi come al solito iniziamo subito con l'aumento, che è formato da 5 punti,
una maglia altissima lavorata con un punto basso e 4 catenelle, e le altre sono semplicemente 2 carichi e 3 scarichi. È molto leggero, pur avendo quasi 500 grammi di filo, ma perché la leggerezza viene data dall'uncinetto e anche dall'effetto 3D che ha. A questo punto, senza catenella, 1 2 3, lavoro la maglia altissima, prendo un attimo il filo, poi carico, ok, e vado a lavorare qui. Voi, dopo aver lavorato la maglia altissima, come punto di riferimento avete subito la maglia che è da sola, e andate subito a lavorare un ventaglio sopra, prendendolo come da sotto, quindi a rilievo. L'aspetto finale fantastico, infatti ve lo farò vedere fra poco. E 5, guardatelo, è questo. Adesso io finisco questa riga, ve la faccio vedere, poi vi dico le mie considerazioni. Finito anche la quarta riga, e l'aspetto è questo, è un effetto 3D sia da una parte che dall'altra. Vabbè che adesso è piccolino, però fra poco magari vi farò vedere anche il lavoro originale. Come vedete qua io ho aumentato nella prima maglia che lavorate, ricordate il punto basso e poi le 4 catenelle. Se le facevo solo 4 tendeva magari a stringere, però noi abbiamo bisogno di leggerezza, perché qui è molto, vedete, molto leggero, per non creare tensione che si crea soprattutto quando si fanno le catenelle. Il metodo migliore è aumentare, o comunque lavorate molto larghe, scusate. Qui cresce a dismisura, quindi è bellissimo. Sui laterali avevamo bisogno di un po' di meno tensione. Adesso io ho lavorato per diverse righe, alla fine vi dirò anche le righe esatte, e sta a voi se dovete fare un po' di decorazioni. Però per quanto mi riguarda è un punto talmente pieno e bello che non andrò a lavorare, quindi a riprendere i laterali, lascerò proprio così. Anzi, andrò a mettere o dei pompon o delle piccole decorazioni sugli triangoli, quindi 1 2 e 3, giusto per darle un po' di pesantezza, e il lavoro si stende perché, come ho detto, è molto vaporoso, molto gonfio. Bene, ci ritroviamo fra poco. Guardate, questa è una parte dell'effetto che ha questo punto, sia da una parte che dall'altra, è proprio 3D. Dopo aver lavorato 52 righe, non mi metto a contare i motivi perché sono veramente tanti, cioè non c'è modo che io vi faccia vedere tutto lo shell, ma comunque potrei anche farlo perché sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, non sono neanche a metà, ok? Non credo, comunque sono tanti. Ho deciso alla fine, come ho detto, di non decorarlo, ma semplicemente, vedete che la parte in su è molto larga, di riprendere semplicemente tutta questa parte lavorando una riga di punto basso. Potete farlo con lo stesso uncinetto, altrimenti se la volete un po' più stretta lo diminuite un attimo, non lo so, il 3,5, il 4, però comunque anche lavorandolo con lo stesso uncinetto, come vedete, il lavoro diventa lì in alto, quindi sull'ultima riga leggermente più stretto. Questo lo potete fare, ma lo potete anche non fare. Io lo farò per una questione, secondo me, pratica, perché ci deve essere un po' di tensione. Ed eccolo qui il mio progetto indossato. In realtà è un po' difficile che io ve lo faccia vedere tutto perché è veramente gigante questo scial. Poi le nappine sono super colorate, guardate che carine, bellissime veramente. Comunque sono 3,
perché li ho fatti su tutti gli angoli, e ne ho un'altra dietro che è lunghissima, praticamente sul davanti arriva oltre il ginocchio, ok? Quindi è veramente lungo. Non l'ho misurato perché ho pensato che è meglio non misurarlo, però guardate, anche se avete un giubbotto gigante riuscite ad avvolgervi veramente comodamente. È uno di quei progetti importanti, volevo farlo già da un po', però mi mancava l'idea giusta, mi mancava la leggerezza nel gestirlo, perché uno shell così lungo con un punto magari molto complicato alla lunga dà noia, e soprattutto se fate un po' come me che iniziate un progetto, poi un altro, vi dimenticate il punto. Infatti spesso mi succede, però con questo è facilissimo. È un punto ventaglio che si lavora a rilievo grazie al fatto che prendiamo a rilievo i punti quando intermedi, praticamente quando abbiamo la maglia altissima singola, ed è veramente facilissima. Io non ho ripreso gli angoli, scusate, i margini, vedete, sono al naturale, e già per il fatto che è molto carico, essendo un punto 3D, poi le ho caricate anche con queste nappine che sono super colorate, allora mi sono detta lasciamoli così. È normale che questi sono un optional, praticamente se non li volete non li fate, a meno che non li fate anche più piccolini, però essendo lavorato con un uncinetto grande è molto vaporoso. Sul davanti non ci sono problemi perché sono lunghissimi, quindi ve li gestite, però sulla parte dietro, se volete tutta la bellezza e la lunghezza che sia praticamente disteso, vedete, avete necessità di un peso, quindi una pinna è l'ideale. Ragazzi, a me non mi resta altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo video progetto. Un bacio!